Allora, ho fatto dei buoni progressi. Sono riuscito a giuntare 3 metri di tubazioni di scarico che, come vedete, sono separate perché quella del VC andrà esclusivamente nella fossa IMOF che andrà installata più o meno lì, mentre quello della doccia e del lavandino è separato in modo proprio da ehm, non creare disequilibrio all'interno della fossa IMOF che deve ricevere solo le acque del VC. Ho fatto anche tutti i collegamenti idraulici, quindi adesso all'interno del bagno c'è l'acqua e lì sotto ho anche messo un raccordo T al livello più basso che poi uscirà lì sempre con un certo dislivello al livello più basso proprio per svuotare l'impianto durante l'inverno per evitare appunto che le tubazioni con eventuali gelate possano rompersi ehm, e quindi facendo grossi danni. Ho dato all'incirca 1 centimetro di inclinazione per metro per entrambi i tubi di scarico. Sembra il lavoro a buon punto, ma in realtà scavare la buca per la fossa IMOF è ancora un bel lavoro lungo. Ho attivato il boiler e finalmente abbiamo acqua calda, fredda e anche quella della doccia. Direi molto bene. Prima di proseguire con gli scavi, lasciatemi 2 minuti per darvi alcuni consigli riguardo al vostro impianto fotovoltaico, quindi energia pulita e senza bollette per le vostre baite. Il brand che sponsorizza questo video è EcoWorthy, con il quale ho già collaborato diverse volte e del quale già utilizzo diversa componentistica. Infatti vi sto parlando con alle spalle i miei pannelli EcoWorthy. Nel dettaglio vi presento la nuova batteria di EcoWorthy da 300 Ah, batteria litio ferrofosfato, una batteria con una grandissima capacità e con una longevità di moltissimi anni, quindi una batteria che voi acquistate e siete a posto senza doverla sostituire ogni 5-6 anni come avveniva per le batterie al piombo. Oltretutto questa batteria, considerate 300 Ah, pesa 27 kg. Quando avevo le batterie al piombo, una batteria da 100 Ah pesava, aveva lo stesso peso praticamente, con performance inferiori. Questa batteria oltretutto racchiude al suo interno anche tutta una tecnologia per il monitoraggio, il Battery Management System, che vi permette di evitare di danneggiare la batteria in condizioni di sovraccarichi, scariche eccessive o cariche e scariche in temperature basse, e potrete monitorare il tutto con l'applicazione perché è collegabile tramite Bluetooth e quindi possiamo gestirla direttamente anche da remoto fino a una distanza di 25 metri di distanza. Se non vi bastasse questo, possiamo anche abbinare il monitor per il monitoraggio delle batterie di EcoWorthy. Un monitor LCD con comandi touchscreen che permette di monitorare non solo le batterie litio fosfato, ma tutte le batterie che siano piombo, gel, qualsiasi tipo di batterie, con una elevata accuratezza nella rilevazione dei valori e dotato di sensore Hall. Vi lascio tutti i link in descrizione per questi due prodotti e per il sito di EcoWorthy, perché sul sito di EcoWorthy trovate di tutto: pannelli fotovoltaici, batterie, inverter, tracker solari, supporti per installazione di pannelli fotovoltaici, trovate veramente di tutto. La componentistica è davvero di alta qualità e quindi mi sento di consigliarvela. Grazie ad EcoWorthy e torniamo a scavare.
dovrei più o meno esserci con la profondità. Devo andare sotto 80 cm per intercettare il condotto d'ingresso della fossa Imhoff. Adesso devo capire se ci sono anche col diametro, magari allargo ancora un pochino, però più o meno. Adesso diventa anche difficile scavare perché appunto sono troppo in profondità, un po' un casino. Ecco, questa qui è la fossa Imhoff, ne ho presa una piccola per 2 persone, qui per la baita dovrebbe essere più che sufficiente, anche considerando che l'uso è praticamente più nel fine settimana. E poi ho pensato che una più piccola, vabbè, per prima cosa scavo più piccolo e anche un'eventuale pulizia più avanti sarà teoricamente meno complessa. Funziona praticamente a 2 camere, cioè sono 2 contenitori uno dentro l'altro praticamente. Sotto si vanno a depositare i fanghi e sopra resta l'acqua tra virgolette pulita, e poi i fanghi sotto vengono digeriti automaticamente, si crea una flora, una batterica, e quindi non serve inserire pastiglie come si fa per le fosse biologiche per esempio. La fossa Imhoff è indipendente, va per conto suo.
Adesso andrò a fare un riempimento parziale della fossa IMOF per stabilizzarla, dopodiché la ricopro di terra, la interro di nuovo e poi si completa il riempimento totale della fossa, che deve lavorare ovviamente a volume pieno. Sono molto contento di aver terminato gli scavi e allora oggi mi concedo una libera uscita, anche se ho un po' mal di schiena, giustamente. Ne approfitto per fare una passeggiata all'Alpe Meccia, un posto in cui non ero ancora mai stato, sopra Macugnaga. Oggi c'è un po' questo tempo da lupi, la neve è marcia, ormai l'inverno è finito, ma avevo voglia di vedere un po' di paesaggi suggestivi, quindi adesso vi faccio vedere l'Alpe Meccia. Buongiorno, oggi vi porto con me alla ricerca di baite, non per me, tranquilli, io sono già a posto così, mi basta e avanza. Semplicemente mi è stato chiesto di fare da accompagnatore per la valutazione di un paio di baite e per insomma dare un mio parere. E quindi oggi vi porto a conoscere Andrea, che sta cercando appunto una baita. Eccoci qui con Andrea. Andrea, vuoi raccontarci cosa stiamo andando a fare? Cosa stai cercando? Allora, ho questo progetto che riguarda appunto l'acquisto di una baita che vorrei appunto prendere nell'area dell'Ossola, che è una zona che io sto imparando a conoscere. Frequento da circa un paio d'anni, ho fatto già un po' di trekking e devo dire che mi piace veramente tanto. Insomma. Una baita per vivere stabilmente, però? Allora, il progetto sarebbe quello di prendere questa baita che inizialmente magari potrebbe diventare una baita per le vacanze o per i fine settimana, ma sarà comunque la mia prima casa. Quindi io la comprerò come
mia casa e quindi come mia residenza. Questo è il progetto. E oggi andiamo a vedere, diciamo, due pretendenti, come si dice, no? Sì, io... Sei fiducioso? Guarda, spero che io sono fiducioso. Ne hai già viste altre in tutto ciò? Sì, sono già stato a vederne altre, ho visto un sacco di annunci, ho fatto un sacco di telefonate, ho risposto a un sacco di annunci, però viste non ne ho viste tante. Queste due sono belle tutte e due, sono in un contesto molto verde, quindi sicuramente sono quello che piacerebbe a me. Vabbè, dai, oggi ci sono io che ti porto fortuna. E poi c'è Luca, il talismano. E poi c'è Luca che oltre ad essere, diciamo, una persona amica, è anche una persona che conosce il territorio e soprattutto si intende di sistemazioni byte, quindi sicuramente è un consiglio prezioso che potrò avere da lui. Allora, la cosa che stiamo già valutando di questa prima baita che andiamo a visitare è la strada che è una strada consortile che in inverno, a mio parere, è davvero quasi impraticabile, se non certamente impraticabile. Lunga, con curve molto strette e ovviamente presumo che non verrà pulita in inverno. Di sopra ci sono una decina di affitti. Di là ce ne sono altri 30. Quello è il vecchio muro della casa, il resto è stato demolito tutto, è rimasta la cantina sotto che vi faccio vedere poi un po' in casino, ma se la svuota è un bel monolocale o comunque una cucina d'estate. Ho rifatto tutto qua, questo qui l'ho rifatto fedelmente come era prima il vecchio camino di mio nonno. Quindi la casa è accatastata? È accatastata, è regolarmente accatastata, è una A 4 o A3, una 3. E giù anche? Tutto. Anche giù, quindi giù si può vivere? No, è un fabbricato, cioè è un fabbricato Sì, unico. dico, quindi anche giù si può vivere? Come no? C'è comunque, cioè, come dire, chiaramente è accatastato come abitabilità. cantina, è accatastato come cantina, ma... Ah, ok. Cioè, però... Quindi è accatastato come cantina, ma... È accatastata interamente la casa. La casa è accatastata come in A3. Certo, è un peccato perché è caratteristico il camino. Quel trave che vede sul travino è il vecchio trave della casa, che è un trave in ciliegio, perché erano tutti travi in ciliegio. Mio nonno aveva piantato i ciliegi e aveva fatto le travi per fare il tetto della polenta fatta sulla stufa è diversa. No, vabbè, ma non solo polenta, insomma. Ecco qua, sopra c'è il bagno, Sì. con la doccia. Sì. Ok. Bagno con la doccia e poi, come dico, posti letto ce n'è a go-go. Ci sono mobili fatti a misura per ritirare la biancheria, quelli lì li ho fatti fare per ritirare tutta la biancheria. E poi vabbè, adesso io dentro questi letti qui, poi uno mette quello che vuole, avevo anche dei letti, perché poi quando venivano i miei ragazzi ne sono in 10 o 15 e quello è il faggio, vedi come è diventato grande quel faggio. È bello, veramente È bellissimo, solo che adesso viene un signore apposta a potarmelo. Allora Andrea, è scattata la scintilla? Sì o no? Direi di no. Direi di no, per questa no. Allora, vabbè, abbiamo fatto ovviamente, ma Andrea aveva già deciso, no, autonomamente, Sì, diciamo, sì. ma perché le esigenze di Andrea sono di un certo tipo, una baita che sia facilmente vivibile tutto l'anno principalmente anche, Esatto. e quindi questa è un po' più difficile da vivere tutto l'anno perché una strada consortile comunque ripida che in inverno diventa difficile eccetera eccetera. Non entriamo proprio in tutti i dettagli di quello che non ha convinto Andrea perché è superfluo. Certo. Il proprietario oltretutto è stato molto gentile a farci riprendere anche la casa, disponibile a tutto. Tra l'altro magari se poi ti lascia il contatto, vediamo, magari ve lo lascio anche sotto, quindi visto che tutti cercano una baita, questa qui la posizione devo dire in un alpeggio molto molto bello, con una gran vista sul Monte Massone, è un posto molto molto suggestivo. E gli altri sono monticiotte, sono due montoni, uno è il Weissmais là, come si chiama?
e poi magari lo farò. Qui, da qui in là fino a la proprietà è questa. Quindi è questa baita e quella lì. Sì, questa è tutta da ristrutturare. E quella è quella che si può già vivere adesso. Ah, viene a costare. Il problema è che su di qua le case sono tutte così, sono state lasciate andare. Qui avevamo fatto... Questo è il camino della casa a posto, sì, giusto? questo cammino, sì. Qui avevamo fatto Ah, questo è quell'ingresso che hanno tappato, che lei mi raccontava, sì, che l'avevano aperto. Poi... anche se non l'ho utilizzo tanto per averla, no? Non è che poi sono delle grandi cifre. Ok. Accenda quella luce lì se non è accesa. Ah no, è accesa. Ecco. Ecco. Sopra c'è un bagno. Vabbè, vengo anch'io così lo vediamo, Un bagno che può essere visto. Eccolo là. Quello è il bagno. Ok. Quello è il bagno. Per quanto riguarda l'acqua calda? L'acqua calda c'è un boiler di là in quella. Dopo ti ho fatto vedere. Ok. Avevo sempre lasciato qualche nido di ghiro o di quelli sono la gira. Veniva un salone, qui sotto facciamo 2 camere e un bagno forse lì. Poi glielo mando quel progetto lì, così lo vedi. Andrea, seconda baita, nonché l'ultima della giornata, e qua come ti esponi, cioè come ti pronunci? Allora, rispetto alla prima, posizione fantastica, veramente la posizione è in una baita, secondo me la posizione è una delle caratteristiche fondamentali che deve avere per quanto mi riguarda. Qui è esposta pienamente a sud, quindi sono le 3:20 e c'è ancora sole pieno, nonostante appunto fossimo il 6 di marzo, il sole è ancora un po' spostato. La cosa accattivante in qualche modo e sfidante è che c'è una piccola baitina già, diciamo, ristrutturata e un'altra a fianco che sarebbe tutta da sistemare, molto bella, molto interessante, sulla quale però bisogna investire un po' di soldini, e quindi adesso capire col proprietario come poter gestire questa cosa, quindi se riuscire ovviamente ad avere un prezzo che possa consentirmi poi di avere un budget per... Ok, comunque diciamo che c'è una base di partenza. C'è una base di partenza. Ok, bene. No, devo dire che anche a me è piaciuta, la posizione è davvero fantastica e secondo me effettivamente c'è un'ottima base di partenza, Andrea. Vabbè, comunque scopriremo se hai acquistato questa baita o se ne hai acquistata un'altra in un video in futuro, perché poi vengo a fare il baita tour nella tua baita, no? Ovviamente. Va bene. Ciao a tutti, un saluto anche da Andrea. Ciao. E ci vediamo al prossimo video.